Benvenuti e benvenute al canale podcast del progetto Voice of Migration Future Communicators, la serie di podcast che dà voce a storie, buone pratiche e idee che contribuiscono a costruire società più inclusive. Questo podcast è registrato e prodotto dal Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, organizzazione partner del progetto dall'Italia. Io sono la vostra host, Melisa Bucur, e oggi parleremo dell'importante lavoro svolto da Refugees Welcome Italia e delle sue pratiche innovative di accoglienza diffusa e del contrasto alla disinformazione. Insieme alla nostra ospite Antonina Albanese, esperta nel campo delle migrazioni e della cooperazione internazionale, attualmente dottoranda in System Dynamics con una ricerca focalizzata sulle pratiche di resistenza sviluppate dalle comunità migranti e rifugiate in Francia e in Italia. Esploreremo in particolare come la cittadinanza attiva e le iniziative di solidarietà locale possano creare opportunità concrete di inclusione per rifugiati e migranti, contribuendo al tempo stesso a promuovere una narrazione più equilibrata e positiva sulla migrazione e a contrastare la disinformazione sul tema migratorio. Vorrei quindi dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi. Ciao e benvenuta Antonina. Grazie Melisa e grazie al progetto Voices of Migration per avermi invitata. Potresti raccontarci un po' di più su di te e sul lavoro che svolgi nel campo delle migrazioni? Il mio lavoro nell'ambito delle migrazioni si snoda su due linee, una di tipo accademico, sono infatti una ricercatrice, sto completando un dottorato in sociologia delle migrazioni all'Università di Palermo, e l'altra in ambito più di attivismo a livello territoriale. Collaboro con Refugees Welcome da circa 6 anni e da 1 anno e mezzo sono un membro del consiglio direttivo del comitato scientifico e gestisco la rete internazionale Refugees Welcome International, che ha sede in circa 8 paesi all'interno dell'Unione Europea e che coordina le azioni in supporto alle persone in percorsi di mobilità. Grazie Antonina. Ci potresti dire qualcosa di più invece su che cos'è Refugees Welcome Italia e quando è nata, ma anche come è organizzata a livello nazionale? Raccontarti cosa sia Refugees Welcome è un grande privilegio. Abbiamo compiuto di recente i nostri primi 10 anni e abbiamo organizzato un grande evento insieme anche alla relatrice speciale per le Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese a Milano nel mese di dicembre. Refugees Welcome è nata quindi nel 2015 in risposta alla mobilitazione massiva di cittadinanza in Germania, a seguito di quella che venne definita dai cronisti dell'epoca una grande crisi migratoria. In realtà, dopo le primavere arabe, come sappiamo, un grande numero di persone ha cercato asilo nei paesi dell'Unione Europea, e quindi a partire da lì che Refugees Welcome ha cominciato ad attivare la cittadinanza italiana nelle pratiche che si chiamano appunto di accoglienza diffusa, di cui spero parleremo tra un po'. A livello nazionale Refugees Welcome si snoda su 13 città italiane, ha circa 300 attivisti e soci e ha un consiglio direttivo composto da 5 membri, un comitato scientifico e, come dicevo prima, una rete internazionale di coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea che agiscono secondo le stesse pratiche di accoglienza diffusa, seguendo un modello collettivo di linee guida perché si tutelino le persone in percorsi di mobilità. Quali sono i principi e i valori fondamentali di Refugees Welcome Italia? Quando parliamo di principi e di valori fondamentali di Refugees Welcome Italia non possiamo non fare riferimento al concetto di indipendenza e di autonomia. Il nostro primo obiettivo è quello di rendere le persone che avviano dei percorsi di mobilità, spesso di fuga, di richiesta di asilo, si possano rendere effettivamente indipendenti e autonomi sul territorio in cui vengono accolti. Per cui la nostra modalità di azione è quella che spinge le persone che accogliamo a creare dei percorsi totalmente autonomi in ambito lavorativo, in ambito di studio spesso e anche nelle relazioni che si intessono a livello sociale. Fondamentalmente riflettiamo sul concetto di accoglienza diffusa, questa è un'altra delle nostre principali linee di azione, e che quindi mobilita in maniera diretta la cittadinanza in risposta ad un bisogno che è per noi prima di tutto sociale. Quindi direi che se dovessi definirli così in 2 parole sarebbero il senso dell'indipendenza delle persone che accogliamo e l'attivazione genuina della cittadinanza, dei residenti, delle persone che abitano i nostri territori e le nostre città. Grazie Antonina. Ci potresti raccontare più nel dettaglio invece quali sono le principali pratiche di attivazione civica che Refugees Welcome Italia sta promuovendo?
Allora, Refugees Welcome Italia ha cominciato ad attivare la cittadinanza, come dicevo prima, con delle pratiche di accoglienza diffusa. Accoglienza diffusa significa semplicemente fare in modo che le persone che abitano i territori aprano le porte di casa loro ad una persona che è arrivata qui con una richiesta di asilo o che ha ottenuto lo status di rifugiato. È così che sono iniziate appunto le attività di Refugees Welcome. Devo dire che nell'ultimo periodo, accanto a questa pratica di accoglienza diffusa, si è aggiunta la pratica del community matching o potremmo definirlo del mentoring, del concetto di avere un buddy, una persona che ti segue e che ti supporta nel tuo quotidiano quando sei una persona rifugiata che arriva in Italia. Per noi volevo sottolineare anche un fatto: l'accoglienza diffusa non è l'accoglienza necessariamente in un nucleo familiare, è l'accoglienza all'interno di uno spazio che potremmo definire domestico, indipendentemente dal tipo di persone che compongono quello spazio abitativo. Quando parliamo invece del mentoring, è un rapporto a due inizialmente tra una persona che abita la città e la persona che viene accolta o che riceve lo status di rifugiato in quella città. Quindi diventa un rapporto di amicizia, di mutuo supporto, di gestione delle pratiche della vita quotidiana. L'aggiunta dell'ultimo periodo delle nostre pratiche appunto di accoglienza diffusa, di attivazione cittadina, è stata quella di includere delle forme di strutturazione della comunità. Quindi questo rapporto tra mentori e mentee non è più soltanto una relazione a due, ma include tantissimi eventi che riescono a mettere insieme una comunità di persone accoglienti e una comunità di persone accolte. Questo ci permette di lavorare non soltanto sul bisogno del singolo, ma di creare delle collettività resistenti che, attraverso il supporto anche delle reti locali in senso intersezionale e con molti collegamenti anche col movimento transfemminista, riesce ad attivare non soltanto i cittadini a livello locale, i cittadini e le cittadine, ma anche le persone rifugiate che vengono accolte, sviluppando delle forme di consapevolezza politica e quindi tornando al concetto di indipendenza e di autonomia di cui parlavo prima. Secondo te il community matching è una pratica che può essere replicata e sviluppata anche a livello internazionale? Quando parliamo di community matching, appunto di questa relazione che si sviluppa tra due e che poi si estende alla comunità, parliamo di una pratica per cui Refugees Welcome Italia ha stilato, insieme a UNHCR e all'UNICEF, delle linee guida. Queste linee guida sono facilmente utilizzabili anche in altri paesi, proprio perché descrivono una metodologia che può essere assolutamente estesa ad altri contesti, perché deriva da una forma umana di supporto interpersonale che poi si estende ad una dinamica più collettiva. Del resto, le associazioni di cui parlavo prima a livello europeo, che fanno parte della rete di Refugees Welcome International, cominciano ad attivare anche queste pratiche a fianco dell'accoglienza diffusa, per cui è un modello che non soltanto può essere replicabile, ma che è di fatto già replicato nel contesto europeo. Antonina, ti faccio un'ultima domanda. In che modo le attività di Refugees Welcome Italia contribuiscono a promuovere una narrazione più positiva sulle migrazioni e a ridurre l'impatto della disinformazione? Allora, questa domanda per me è molto interessante perché tocca anche tante delle strategie che stiamo attivando a livello di comunicazione come Refugees Welcome Italia insieme alla nostra responsabile. Allora, raccontare la migrazione in maniera positiva, facendo in modo che gli stereotipi vengano ridotti, è un compito arduo. Viviamo in un mondo che è estremamente polarizzato e all'interno del quale tutto quello che riguarda le migrazioni diventa argomento di battaglia politica e di confronto ideologico. Quello che noi cerchiamo di fare è raccontare quello che facciamo sui territori, in maniera tale che le nostre pratiche diventino di facile lettura e permettano effettivamente di comprendere qual è il volto reale della migrazione, che non esistono tutti gli stereotipi legati al lavoro, legati alle questioni di sfruttamento, come si possono sovvertire e modificare in maniera tale da dare voce alle persone. Ecco, questa è effettivamente la nostra politica rispetto alla lotta alla disinformazione sulle questioni migratorie: dare la voce alle persone che sono accolte, alle persone che collaborano come attiviste e attivisti, alle persone che si sono associate a Refugees Welcome Italia, in maniera tale che si possano fare esse stesse portavoce delle dinamiche migratorie. In particolare, quello che cerchiamo di fare, sempre all'interno della logica dei percorsi di indipendenza e di autonomia, è dare voce alle persone rifugiate che sono sul nostro territorio, in maniera tale che all'interno di questo percorso di indipendenza, che è lavorativa, che è sociale,
che si possa aggiungere anche una dimensione pubblica di racconto del sé, che quindi media la disinformazione proprio perché parte dalla realtà dei fatti, senza che questa venga intaccata da questioni ideologiche o stereotipi. Grazie mille Antonina per aver condiviso con noi la tua esperienza, le tue riflessioni e il prezioso lavoro che porti avanti nel campo delle migrazioni e dell'inclusione sociale. Grazie per il tuo contributo al progetto Voice of Migration Future Communicators e per averci aiutato a promuovere una narrazione più consapevole e positiva sul tema delle migrazioni. Grazie a te Melisa e grazie per avermi invitata a questo podcast. Grazie anche a voi per l'ascolto, continuate a seguire i nostri podcast per nuovi episodi e nuove storie.